No? Ciao a tutti e bentornati su PitArt. Io sono Elisa Io sono Fabrizio. e oggi andremo a vedere... Dei nuovi materiali. ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto degli acquisti come sempre. Vi facciamo vedere dei nuovi materiali che, bene o male, non si trovano su YouTube. Sì, almeno Non in italiano. non in italiano. Non è che ci vuole tanto a spiegare come se si usano delle matite. Ma queste sono matite. Beh, queste non sono matite a caso, sono delle matite per il modellismo. Che cosa vuol dire? Beh, Che cosa significa? intanto che possono essere utilizzate appunto per applicarle sui nostri modelli. In questo caso utilizzeremo questa Battleship astronave di Loot Studio, che è già stata premierizzata e velocemente pitturata, e andremo a creare qualche effetto. Abbiamo preso 3 diversi pacchettini. Questi sono matite per il modellismo che si possono usare sia a secco che con l'acqua. Esatto, si fissano con l'acqua per creare degli effetti particolari. Io ad esempio ho acquistato i colori base con cui magari si possono creare, non so, delle scritte, dei murales, Quindi qualcosa di questo tipo. Quindi c'è verde, azzurro, rosso, giallo e grigio. E grigio. Poi c'è il set in bianco e nero. C'è nero, bianco, No. grigio scuro, molto scuro, quasi nero, e un nero No, è un marrone. è un grigio No, è un po' grigio più marrone. caldo, sì. Poi ho preso questo set invece che è molto utile perché ci sono i colori del legno, c'è di nuovo un nero. Oh, ma quanti ne ho presi di neri? Sì. Ah no, è color grafite, Ah. questo dovrebbe essere leggermente perlinato. Poi, dato che non mi andava di acquistare tutto il set per la ruggine, io ho acquistato una singola penna che ha questo color ruggine. Matita. Penna, matita, dai, si matita. capisce. E andiamo a vedere come utilizzarli sia a secco che da bagnati per creare questo effetto sporco, effetto graffio sulle nostre miniature. Prevalentemente ovviamente su modelli meccanici, piuttosto che io cercavo dei cassonetti del Rusco, non li abbiamo trovati, ci volevo disegnare sopra. E invece abbiamo fatto diventare l'astronave un cassonetto d'oro. Sì, proprio sì. Se volete continuare a vedere contenuti di questo tipo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirci su Instagram, Facebook, Telegram, Discord e chi ne ha più ne metta per continuare a realizzare video. Ricordo inoltre che se volete andare ad analizzare un nuovo materiale, qualcosa di particolare, contattateci. Canciatta. Contattateci, magari anche semplicemente scrivendocelo qui sotto e noi ce lo procureremo e andremo a testarlo per voi. Cioè, a parte, niente di troppo costoso però. Se ci volete dare una mano, Ma come possono darci una mano? guardando tutti i video ovviamente, partecipando ai prossimi contest di pittura dove commenteremo le vostre miniature in modo da essere tutti un po' più uniti. Ovviamente vi ricordo anche che tutto quello che mostriamo in video, le miniature, sono in vendita, per cui se siete interessati a qualcosa in particolare, con una piccola offerta potete darci una mano a sostenere il canale. Voi contattateci in privato, poi dopo vediamo. Un netto di prosciutto. Un netto di prosciutto, che ne so, una grattugia per il parmigiano. Ragazzi, dai, andiamo a testare queste matite, va. Andiamo. Ecco questi set di matite querelabili AK. Che belle, tutte colorate. Ovviamente essendo matite si possono appuntire con un normalissimo temperino, con la differenza che possono essere appunto utilizzate anche da bagnate. Aperitivo? Come
vedete ho già precedentemente fatto un test sulla parte destra della mia astronave e andremo a ricreare gli stessi effetti sull'altro lato. Adesso io ne ho prese solamente alcune, però avete veramente una grandissima vastità di scelta. Inizialmente ho provato a utilizzarla a secco, quindi l'ho applicata direttamente sulla miniatura per poi andare con un pennello bagnato a stendere il colore e creare questo effetto sporco. Quindi, cara Elisa, dove si usano meglio queste matite, secondo lei? Beh, vi consigliamo di utilizzarle su una superficie molto omogenea, che sia in plastica o anche in resina, ma che sia una stampa fatta con una resina molto fine. L'acqua ovviamente tende a insinuarsi nelle venature. Oh, ma pensa te, non l'avevo visto. Ti sei messo il guanto nero per fare la figa, eh? Faceva più scena. Ovviamente ogni matita riporta un codice che è riportato sia sul fianco che in alto, così se dovete ricomprare una di queste matite o comunque siete interessati a un modello in particolare potete andarlo a cercare direttamente e acquistarlo. Anche qua ho provato questa matita, questo effetto ruggine che ha queste tonalità rossastre per creare questo effetto diciamo deteriorato insomma dagli eventi atmosferici. Sì, vabbè, che ci ha piovuto e è rimasta ferma lì e questa eccola. Qui è rimasta ferma lì e ormai è diventato un cassonetto. Ruggine come se piovesse. L'hanno parcheggiata vicino a uno stagno, ci ha piovuto sopra, è successo un macello. Sì, io sto giocando in questo momento con 3 diverse matite. Una è chipping, fa questo effetto sporco, una è quella per la ruggine, appunto per dare questo effetto di corrosione dagli eventi atmosferici, e una al nero che mi va un po' a sporcare ulteriormente solo alcune zone, alcuni angoli. Ora voglio ricreare invece questo effetto quasi sabbioso sulle ali dell'astronave, come se appunto avesse volato in mezzo tipo una tempesta di sabbia, per intenderci. Per cui ho utilizzato prima una matita più tendente al beige con abbondante acqua, ho atteso che si asciugasse per poi passare con questo beige più scuro solo sulla parte posteriore e andare a evidenziare maggiormente questo effetto proprio di, sono rimasto sotto la pioggia, sai, quella pioggia africana. Comunque l'idea era di una astronave incidentata o in disuso, esposta alle temperie e anche agli atti vandalici. Esatto. Appunto in questo caso invece ho preferito tocciare direttamente la punta della matita dentro l'acqua e come vedete si va subito ad ammorbidire e crea questo segno molto più marcato. E ora appunto essendo in disuso l'hanno anche poveretta qui è scopiazzata vandalizzata. Vabbè dai, ho scopiazzato da una delle confezioni delle matite col segno della peace.
Ovviamente io ripasso con un po' d'acqua per rendere il tratto ancora più intenso, però vi consiglio, essendo comunque che si tratta di matite acquerellabili, se volete fissare questo colore di passare un protettivo, perché altrimenti basta una pennellata con l'acqua e avete perso tutto il lavoro. E ecco qua il lavoro completato. Allora ci ho messo anche un cuoricino. Bene, spero che questo nuovo materiale vi sia piaciuto. A me, devo dire, è piaciuto tantissimo, lo trovo comunque molto utile, non indispensabile, però specialmente nel modellismo, quello più inerente a mezzi, autocarri, navi e quant'altro. Elementi scenici Può essere veramente utile e interessante. Intanto offre una precisione che col pennello non è sempre raggiungibile, e poi sì, la precisione della linea dritta agevola un po' tutti gli effetti che poi vogliamo dare sulla miniatura, questo sì. vi agevola e dà questo effetto un po' grunge che a me piace, per cui approvate, grazie a K Interactive per queste matite. Vi dico che neanche costano tanto. Quanto costa? 10 euro? Ma guarda, 15 euro? non me lo ricordo, però ci sono questi set che sicuramente vi aiutano a risparmiare, che contengono ognuno 5 matite. Io questi 3 ve li consiglio. Poi ci sono tanti altri set molto utili, appunto c'è il kit per la ruggine, oppure se volete spingervi oltre c'è anche il mega contenitore dove potete averle tutte. Poi io credo che comunque un prodotto del genere duri abbastanza, perché quando avete il segnettino poi finita lì. Una volta che battezzate quelle 6 o 7 matite, secondo me, che vi possono interessare, ha voglia a finirle qua, di Andate fare lì, le fate il astronavi. segnettino, bagnate un pochettino, eccola là, Esatto. che l'effetto è venuto. Quindi Approvate. compratele, compra. Ovviamente vi lasciamo il link per l'acquisto qui sotto in descrizione, insieme a dei codici sconto per usufruire appunto di prezzi agevolati per l'acquisto di materiale per l'hobbistica. Ragazzi, è stato un piacere per noi raccontarvi qualcosa ogni settimana. Continuate a seguirci e ci vediamo al prossimo video. Ok, così devo fare. Tipo, Scusate. tu puoi, sei il prossimo. Il slogan per arruolatevi. Pluribrigati. I want you. Ciao.